Immaginate una famiglia talmente potente da governare un intero stato, lo stato dell'epoca. Una famiglia che ha governato con intelligenza e con il denaro e che ha fatto dell'arte uno strumento di potere e di Firenze quasi il centro del mondo. Oggi parliamo degli influencer ante litteram. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, assicuratevi di iscrivervi al canale. E oggi parliamo degli influencer ante litteram, ovvero della grande famiglia mecenate dei Medici. Quello di oggi è un video un pochino particolare perché non parleremo direttamente di arte, anche se ovviamente l'arte rientra costantemente e in un certo senso possiamo considerare questo video una sorta di grande biografia. Io non sono uno storico, quindi diciamo che oggi tratterò di un video prettamente storico, anche se in effetti fare lo storico non è il mio campo, però io credo che comunque su un canale che tratta di arte avere un'idea così, un racconto di chi sono stati i Medici di Firenze, quindi la famiglia Medici, è utile perché comunque sono stati dei grandissimi mecenati e hanno protetto diversi artisti molto importanti e spesso nelle opere d'arte rientrano qua e là i Medici. Quindi penso che comunque questa cosa possa essere utile e spero anche divertente. E allora quindi cominciamo a raccontare dei Medici, che sono stati gli influencer ante litteram. Infatti loro utilizzavano la loro immagine pubblica per avere potere, per influenzare le masse e lo facevano sia presentandosi in un certo modo che ovviamente vediamo durante il racconto, quindi si presentavano come famiglia in un certo modo e utilizzavano le arti proprio per acquisire lustro e per acquisire potere, quindi sono stati mecenati perché per loro l'arte era un mezzo per fare l'influencer. E ovviamente non tratteremo tutta la storia dei Medici perché è veramente lunga, alla fine se si conta tutto sono quasi 3 secoli di storia. Ci concentriamo invece su questo video nel nocciolo duro della famiglia Medici, quindi dall'inizio fino al rientro in Toscana, ecco, mettiamola così. E quindi andiamo a parlare di questa famiglia che è stata comunque sempre controversa e in un certo senso lo è ancora per gli storici. E uno dei motivi per cui fin dall'inizio, cioè fin da quando c'erano loro, i Medici sono sempre stati controversi, è stato il loro presentarsi. Loro si presentavano come famiglia, molto integra tra l'altro, e si presentavano come cittadini, quindi come dei pari tra pari. Però poi di fatto si comportavano come dei veri e propri signori, come dei principi e alla fine creeranno una sorta di governo ombra e che dopo un po' troppo ombra non era più. Eppure loro per tutto il tempo o quasi si presentarono come semplici cittadini, come quindi persone allo stesso livello di chi li seguiva, se così vogliamo, allo stesso livello dei follower praticamente. Quindi loro si presentavano come io sono un cittadino come tutti gli altri e quindi mi comporto come un cittadino come tutti gli altri. Però in realtà non era vero e lo vedevano tutti e quindi fin dall'inizio ci sono state delle controversie perché c'era chi diceva vedi loro sono dei cittadini come noi che si impegnano tantissimo e altri che dicevano no, non sono cittadini come noi, loro sono dei veri e propri principi. E quindi insomma c'era chi amava i Medici e c'era chi odiava i Medici e questa cosa avrà delle conseguenze. E questo loro presentarsi in questo modo dipendeva anche da come presentavano la propria famiglia, che doveva essere una famiglia perfetta.
Non nel senso in cui lo intenderemmo noi oggi. Noi oggi abbiamo ancora un po' il concetto della famiglia perfetta in stile 1800, ma qua siamo molto più indietro, qui siamo tra il 400 e il 500. E il concetto di famiglia perfetta in questo periodo non è quello che avremmo noi oggi o che c'era nell'Ottocento, ma è più un concetto di nucleo molto molto coeso, molto forte e anche molto onesto e loro si presentavano così, loro si presentavano come famiglia molto coesa, molto forte, molto onesta e, come abbiamo appena detto, cittadini pari tra i pari. E inoltre una cosa che facevano era anche presentare la propria famiglia come sostenitrice della popolazione, come sostenitrice della città e quindi in questo senso utilizzavano le arti proprio per dare lustro a Firenze, per avere lustro di rimando, perché loro erano i cittadini che si impegnavano, che mettevano anche soldi per dare lustro alla cittadinanza a cui appartenevano e quindi alla città a cui appartenevano. E i Medici si muoveranno proprio in questo senso, quindi presentandosi in questo modo e agendo in questo modo proprio per influenzare le masse e non solo le masse, ma anche la politica. Infatti, in questo periodo in Italia ci sono fondamentalmente 5 grandi potenze che il libro a cui ho fatto riferimento spiega piuttosto bene. Infatti dice così: alla metà del XV secolo l'Italia presentava 5 egemonie principali, una cosiddetta pentocrazia, che erano la Repubblica Nobiliare di Venezia, Milano, sottoposta a un singolo sovrano decorato da titolo imperiale, Napoli, una vera e propria monarchia rappresentata dalla nuova dinastia aragonese, e lo Stato della Chiesa, sto saltando dei pezzi, lo Stato della Chiesa con una monarchia elettiva di carattere spirituale e poi dice c'era inoltre un piccolo numero di repubbliche e qualche signoria, dominio assoluto di famiglie locali. Ma a queste 4, quindi Venezia, Milano, Napoli e Stato della Chiesa, a queste veniva ad aggiungersi come quinta grande potenza, anche se dal punto di vista politico-militare era più debole, la Firenze dei Medici. E proprio in queste 4 più una, quindi Firenze più le altre 4 egemonie, si muoveranno i Medici a livello politico. E tutto questo dobbiamo tenere presente che si svolge nel momento di transizione tra, in sostanza, il Medioevo e il Rinascimento. Nel Medioevo si avevano i comuni. Adesso si cominciano a fare strada quelle che diventeranno le signorie, che però al momento ci sono sì ma no, un po' di più, un po' di meno, a volte sì, a volte no, in alcuni posti sì, in alcuni posti un po' di meno, ma in questo momento, o meglio proprio all'inizio della nostra storia, Firenze è ancora una repubblica e dagli stessi fiorentini il fatto che qualcuno cominciasse a prendere potere sul concetto repubblicano della cittadinanza era visto mica bene, perché era visto come un passo indietro, cioè siamo arrivati ai comuni, alla Repubblica e adesso tu mi torni indietro e vuoi prendere il potere come signore locale. Firenze non era tanto per la quale, quindi i Medici si muoveranno in questo contesto e il loro concetto sarà proprio di instaurare una signoria laddove la gente in realtà non la voleva e quindi in sostanza sarà il loro compito quello di creare una narrazione per fare sì che la gente li approvasse. Infatti proprio in merito il libro dice: in quanto creatori di miti su se stessi, già ai loro tempi i Medici sono diventati quel mito e quell'antimito di cui ogni epoca ha bisogno. E poi dice anche: è possibile scrivere una storia complessiva dei Medici nel loro secolo soltanto tenendo conto anche delle fonti pittoriche e architettoniche, perché ovviamente, come detto e come vedremo, loro hanno usato l'arte proprio per accaparrarsi i consensi. Per quanto il loro messaggio è possibile decifrare, va bene, e poi dice: la biografia della famiglia non si presenta però in quel caso come la storia di un già predisposto percorso ideale verso il potere, bensì piuttosto come la volontà di conquistarlo, di conservarlo e di trasformarlo. E tra i mezzi impiegati a questo scopo un ruolo importante è rivestito dalla propaganda effettuata tramite le opere d'arte.
E allora partiamo dall'inizio della nostra storia, verso la fine del 1200, quando qualche esponente di questa che diventerà la famiglia Medici arriva in Firenze e ci arriva dalla Campania. Ora, nel XV secolo, per prendere potere, bisognava avere certe caratteristiche, si doveva per esempio avere delle discendenze nobili, oppure si potevano avere dei meriti militari o anche dei santi in famiglia. I Medici non avevano nulla di tutto questo, era gente venuta dalle campagne che si era installato, aveva cominciato a insediarsi in Firenze già alla fine del 1200, ma senza avere nessun titolo nobiliare e nessuna rilevanza di nessun tipo. È infatti possibile che il nome, che poi diventerà un cognome, Medici, indicasse proprio qualcosa come una sorta di professione loro, forse, chi lo sa, erano delle sorte di medici di campagna o qualcosa del genere. Sta di fatto che questa famiglia, questo piccolo nucleo all'inizio, alla fine del 1200, inizio 1300, arriva in Firenze e cominciano a prendere parte alle corporazioni. Il punto però è che i medici, ora io li chiamo medici per capirsi, questi primi esponenti di questa famiglia che poi prenderà potere nel corso dei secoli, queste persone non solo non avevano nessun tipo di rilevanza né nobiliare né di schiatta né altro, ma oltretutto erano visti come gente violenta. E qui sarebbe da aprire una parentesi, perché le città del Medioevo erano di una violenza pazzesca. L'idea che quella gente lì, che già di base era violenta, considerasse violenti questi forestieri, forse dà un'idea di quanto pericolose fossero queste persone. Erano evidentemente molto litigiose e insomma erano persone veramente poco raccomandabili. E questa nomea se la trascineranno per tanto tempo. E questa nomea, fin dall'inizio, anzi in realtà soprattutto all'inizio, diede alla famiglia Medici non pochi problemi. Infatti già alla fine del 200, inizio del 300, queste persone si erano imbarcate, diciamo così, nel ramo bancario. Erano arrivati quindi con probabilmente un altro tipo di professione, avevano fatto un po' parte delle corporazioni e poi si erano dati all'arte bancaria, una professione che ti fa un sacco di soldi. Eppure, ancora alla metà del 300 questa famiglia non era ricca. Ma com'è possibile che gente che si occupa del banco non sia ricca? È possibile proprio per via del loro comportamento, della nomea, ma anche del comportamento, perché queste persone, questi primissimi antenati, erano effettivamente persone veramente poco raccomandabili, veramente violenti, veramente litigiosi e anche poco affidabili. E chiaramente se tu gestisci i soldi e sei poco affidabile, la gente non te li dà i soldi. E quindi questa famiglia continuava a sprofondare sempre di più nella considerazione politica all'interno della città. Però i Medici avevano capito una cosa. In questo periodo, nella Firenze del 300 e anche dopo, l'unico vero modo per avere potere erano i soldi. Dovevi fare soldi. A quel punto avevi le strade aperte. E qui c'è da dire una cosa interessante e curiosa sul come le persone percepivano la ricchezza. Sostanzialmente c'erano due modi di vedere opposti. Il modo di vedere dei conservatori, dei tradizionalisti, era quello di vedere la ricchezza come un male, per tante ragioni. Ricchezza intesa come ricchezza acquisita, non la ricchezza vecchia di famiglia. Perché la ricchezza, quella acquisita, veniva vista male dai conservatori? Perché nel loro modo di vedere sovvertiva le gerarchie fatte da Dio, che guarda caso le gerarchie volute da Dio erano quelle vecchie, quindi potenzialmente le loro, per quanto riguardava il potere. E inoltre pensavano quindi che una nuova ricchezza funzionasse come una tentazione e quindi come un pericolo per la salvezza dell'anima.
Il modo di vedere invece dei progressisti, che erano poi gli umanisti dell'epoca, era quella di vedere la ricchezza acquisita come un'enorme onoreficenza, perché poteva essere utilizzata per promuovere i talenti e le virtù. E quindi questa cosa crea una spaccatura anche all'interno della società. La parte più tradizionalista, che spesso sono le altre famiglie potenti, non vedono mica bene una nuova famiglia che si arricchisce, mentre gli umanisti sì, e spesso ne chiedono anche protezione. E allora, in un contesto del genere, come fa una famiglia che ha una pessima nomina, che è gestita da persone un po' violente, che ha in mano un ramo bancario che però non frutta, come fa questa famiglia a diventare la più potente di Firenze e non solo? Il primo esponente importante della famiglia Medici, colui che darà l'avvio all'età dell'oro della famiglia Medici, colui che letteralmente creerà il mito dei Medici, si chiamava Giovanni e per la precisione lui si chiamava, o era detto, Giovanni di Bicci de' Medici. Giovanni nacque il 18 febbraio del 1360, figlio di Averardo de' Medici, Averardo che era detto Bicci. E questa è la ragione per cui Giovanni era detto Giovanni di Bicci. Questa è una cosa che era tipica dell'epoca, infatti tutti gli esponenti della famiglia Medici che andremo a trattare erano sempre Tizio di Caio e quello era il nome del padre, quindi Giovanni di Bicci, ovvero Giovanni il figlio di Bicci, e poi de' Medici. Bicci era un mercante della lana, tra l'altro vedremo nel corso della storia questa professione di lanaioli sarà una cosa che diventerà tradizionale all'interno della famiglia dei Medici e deriva proprio dal fatto che alcuni dei primissimi esponenti si occupavano proprio del commercio della lana e uno di questi era proprio Bicci, Bicci dei Medici, no, per quello de' Medici, perché Bicci dei Medici, cioè appartenente alla famiglia dei Medici. Quindi Bicci si occupava del commercio della lana. Il problema però è che lui non era ricco e quindi alla fine, quando morì nel 1363, lui lasciò un'eredità esigua che oltretutto dovette dividere per 5 perché aveva 5 figli, di cui uno era proprio Giovanni. Il fatto però è che Giovanni aveva un certo senso degli affari. E anche Bicci in realtà aveva un certo senso degli affari, anche se non era veramente riuscito ad arricchirsi con la sua professione. E quindi Giovanni pensò di fare una cosa molto furba. È vero che la famiglia dei Medici era una famiglia che non riusciva ad arricchirsi, ma c'era un esponente della famiglia dei Medici che invece era lui piuttosto facoltoso. Si chiamava Vieri di Pietro Paolo, perché Pietro Paolo evidentemente era il padre, ma era detto Vieri di Cambio, perché lui era proprio uno dei quelli che si occupavano dell'arte del cambio, cioè del ramo bancario. Infatti, ovviamente la famiglia dei Medici si occupava del ramo bancario, ma alcuni di loro non direttamente, si occupavano più della lana, come per esempio nel caso di Bicci. Quindi Giovanni pensò bene di andare da questo parente a fare scuola. Quindi Giovanni disse: io adesso vado da Vieri di Cambio, dal cugino, dal parente Vieri di Cambio, perché voglio imparare veramente a fare affari. E Giovanni gli affari impara a farli veramente bene. Infatti, mentre ancora Vieri di Cambio era vivo, a un certo punto Giovanni era così bravo che gli viene data la gestione, in buona sostanza, della filiale romana. Perché sì, Vieri di Cambio, lui era davvero un uomo facoltoso e aveva una sua filiale del suo cambio, quindi della sua banca in Firenze, e una a Roma. Questa filiale di Roma rimarrà sempre fondamentale per i Medici, poi ne apriranno anche altre. E quindi cosa succede? Che Giovanni era talmente bravo, imparò talmente bene, che gli venne data la gestione della filiale di Roma e infatti rimase lì per un bel po' di tempo.
E poi, quando Vieri di Cambio morì, Giovanni tornò in Firenze e prese anche la direzione del Banco Fiorentino. Ma qui bisogna specificare una cosa. È vero che Giovanni era evidentemente molto bravo, ma lui riuscì a, per così dire, a spiccare il volo veramente e a porre le basi di quella che sarà la fortuna della famiglia Medici anche grazie ai soldi. E la domanda è: e da dove arrivavano questi soldi che gli sono serviti anche, oltre la sua abilità chiaramente, ma anche una bella base solida, economica, per poter investire e andare avanti? Gli arrivarono dalla dote di sua moglie. Giovanni infatti aveva sposato Piccarda Bueri, che era un esponente di una antica famiglia fiorentina, e già qui si vede come i Medici comincino a fare affari legandosi a famiglie antiche, poi nobili, poi potenti. Quindi cominciamo già a fare affari in senso lato. Quindi Giovanni aveva sposato Piccarda Bueri, dalla quale avrà almeno 5 figli, noi però parleremo solo di uno. E questa ragazza, questa donna, aveva portato in dote 1500 fiorini. Questa dote servì a Giovanni per mettere le basi economiche per poter fare degli investimenti e quindi cominciare a ingrandire quello che era il giro di affari che in pratica gli aveva passato Vieri di Cambio. E Piccarda aveva anche lei evidentemente delle buone capacità, perché chiaramente, come si conveniva a una donna, lei si occupava della famiglia, non è che potesse fare più di tanto altro, però è anche vero che quando il marito non era in sede, quindi non era in Firenze, lasciava a lei la gestione di tutto. E lei era in grado di farlo, quindi evidentemente era una donna che aveva anche lei spiccate capacità e anche conoscenze in campo di affari, in campo bancario. E tra l'altro, per quanto riguarda le amicizie, ovviamente Giovanni comincia a mettere in giro i tentacoli. Questa cosa sarà un segno distintivo dei Medici, il fatto di fare affari a vari livelli, e tra gli affari che si fanno ci sono anche le amicizie, ci sono le alleanze, c'è l'essere un po' cercare di andare un po' d'accordo con tutti per avere il più amici possibile. E per esempio Giovanni, che è il primo esponente vero, se così vogliamo, della famiglia Medici, lui comincia a muovere i primi passi e per esempio si fa amico della famiglia Bardi, una famiglia antichissima e nobile proprio di Firenze, che sì, avevano una nomea anche loro non troppo tranquilla, però avevano una schiatta di tutto rispetto, e quindi il fatto che lui si unisce in un certo modo alla famiglia Bardi, perché ne diventa amico, comincia ad avere rapporti, affari e quant'altro, ovviamente comincia a dare un certo prestigio a lui, quindi al Medici. E infatti questa unione con la famiglia Bardi andrà oltre. Perché? Perché nel 1389 a Giovanni nasce il primo figlio, che chiama Cosimo, e in futuro Cosimo sposerà, ovviamente in matrimonio combinato, perché questi sono tutti matrimoni combinati, Cosimo sposerà Contessina de Bardi, lei si chiamava proprio Contessina di nome. Lui sposerà Contessina de Bardi, che era, guarda caso, la figlia dei Bardi, e in questo modo ovviamente Giovanni unirà la sua famiglia, ovvero la famiglia dei Medici, proprio con la famiglia antica e nobile dei Bardi. Ma torniamo agli affari, perché alla fine sono gli affari il nocciolo duro della famiglia Medici. Nel 1402 Giovanni apre una terza filiale del banco. Infatti, la prima filiale, quella di base, era la banca a Firenze. Poi c'era la banca a Roma, che era quella che ancora aveva Vieri di Cambio e che gli aveva poi passato la sua volta, quella che lui aveva diretto mentre Vieri di Cambio era vivo e si occupava di Firenze. Quindi Giovanni ha due banche, quella principale in Firenze e la filiale di Roma. Nel 1402 lui apre una terza filiale a Venezia, che sarà anche questa discretamente importante per i Medici nel corso del tempo. E poi prova anche il colpaccio e prova ad aprirne una anche a Napoli, che però in realtà questa non funzionerà benissimo.
E in più Giovanni decide di fare un'altra cosa, di aprire una bottega della lana, dove ci lavorano 4-5 persone. Perché questo? Per cominciare, se vogliamo, a dare uno status alla famiglia. Infatti, tradizionalmente loro erano dei lanaioli, no? Perché quando sono arrivati in Firenze avevano fatto parte delle prime corporazioni, facevano il commercio della lana, anche suo padre, lo stesso Bicci, si occupava del commercio della lana e quindi chiaramente questo era, se si vuole, l'attività tradizionale di famiglia. E quindi Giovanni pensa bene di aprire una bottega della lana, che non è che gli fruttasse tanto, ma lui lo sapeva, perché il punto non ci doveva fare i soldi con quella, i soldi li faceva col resto. Quella lì era una questione di facciata, era la prima, per così dire, il primo modo di cominciare a costruirsi un'immagine, ovvero quella di cittadini tra cittadini, ovvero di bravi cittadini che sì, è vero, hanno le banche, sì, è vero, gestiscono soldi, però sono commercianti di lana, perché tradizionalmente sono commercianti di lana e quindi cominciamo qui a mettere le basi di un vero e proprio status simbolo. E Giovanni i suoi affari li fa veramente bene. Infatti, il libro dedicato dice: Giovanni di Bicci, superato soltanto da Pallastrozzi, si chiamava così questo qua, che apparteneva a una delle famiglie patrizie più in vista, dichiara tra i valori soggetti a tassazione, oltre a proprietà di vario tipo site in città, un vero e proprio impero in campagna. Attenzione, 2 ville, queste sono proprietà di Giovanni, 2 ville per la villeggiatura della famiglia, delle quali una suburbana e l'altra distante dalla metropoli, cioè da Firenze. 57 fattorie, 2 mulini ad acqua, quindi soldi anche qua, 2 locande, anche qui roba che fa soldi, e varie altre proprietà immobiliari per lo stoccaggio dei prodotti agricoli o date in locazione in città di provincia. Insomma, i medici cominciano a diventare ricchi. Chiaramente a questo punto le famiglie nobili di Firenze non erano molto contente, non erano contente per niente, perché questi parvenus dal nulla cominciavano a diventare importanti, cominciavano a diventare ricchi, cominciavano anche a prendere qualche carica politica, per carità, cariche politiche a tempo, perché all'epoca tu avevi la carica politica di, diciamo in un certo senso, di governatore della città, però valeva 2 mesi. Va bene, però a un certo punto Giovanni lo fa, quindi insomma le famiglie ricche di schiatta non erano per niente contenti di questa cosa e cominciavano a guardare veramente male Giovanni, il quale però aveva un'intelligenza particolare. Lui proveniva dalla famiglia Medici che aveva questa nomea di gente violenta, di gente poco raccomandabile, poco affidabile, ma lui no. Lui no, perché aveva capito dalla storia della sua famiglia che non ne valeva la pena. In realtà lui aveva capito che per poter fare affari e per poter fare soldi te dovevi volare basso. Quindi dovevi essere più o meno amico di tutti, dovevi interessarti di politica perché sennò fai una brutta figura che sei un cittadino che non si interessa della sua città. Però non dovevi interessarti troppo di politica perché sennò sembrava che volevi pestare i piedi a qualcuno. Lui aveva capito che doveva stare un po' nel mezzo, doveva cercare di non litigare, doveva cercare di fare i suoi affari tranquillo e di occuparsi delle cariche pubbliche, ma non troppo, e di occuparsi della città, ma non troppo. E questo gli aveva fruttato un modo di essere visto veramente positivo. Giovanni stava dando l'effetto di essere il vero bravo cittadino modello. Ma non solo, Giovanni era capace anche di fare lo stratega. Infatti il libro dice: dei 57 poderi di Giovanni, 51 si trovavano nella zona dalla quale i Medici, più di 200 anni prima, si erano trasferiti in città. Ora infatti siamo nel 400. La valle del Mugello, a nord-est di Prato. Nostalgia delle origini? Aspirazione a un'utilizzazione efficiente?
Anche questo naturalmente, ma soprattutto creazione di un centro strategico e di un caposaldo geopolitico. Infatti, in questa zona viveva della gente. E cosa ha fatto Giovanni? Noi arriviamo da qua, anche noi siamo appartenenti al vostro territorio, quindi adesso che, sai, noi, io, siamo in Firenze, siamo dei cittadini, però non dimentichiamo le nostre origini, quindi alla mia terra io torno e io proteggo la mia terra. Quindi Giovanni si pone come un protettore delle persone che vivevano in questo posto. Cosa accade facendo così? Prima di tutto un mare di consensi, perché chiaramente il nostro conterraneo ricco, adesso ricco, che è andato in città, ha fatto fortuna, torna qui e ci onora, ci protegge. Quindi, prima di tutto un sacco di consensi, ma poi anche potenzialmente un braccio armato, perché chiaramente al momento in cui Giovanni dice io vi proteggo alle persone che stanno su queste terre di campagna, è anche in grado di dire però se serve, voi proteggete anche me. E quindi questo dà a Giovanni la possibilità di avere anche una parte di persone pronte, qualora servisse, a combattere per lui. Ora abbiamo Giovanni quindi che comincia a diventare seriamente ricco. Si mette a proteggere anche le campagne dalle quali la sua famiglia proviene, si è aperto qualche filiale della banca che era chiamata l'arte del cambio, erano i cambiatori, ma quindi fa parte dei cambiatori, ma fa anche parte delle corporazioni della lana, che erano tra le corporazioni più importanti e più prestigiose all'epoca perché è tradizione di famiglia. Ora abbiamo una persona e poi ha un sacco di amicizie. Quindi abbiamo una persona che sa davvero come mettere in piedi un sistema di affari che funziona, ma non solo. Infatti, cosa succede? Allora, succede che a livello di facciata la Chiesa non approva più di tanto l'arte del cambio, perché sai, gestisci soldi e i soldi sono un po' una tentazione, un po' sporchi, insomma l'arte del cambio aveva delle censure, aveva delle restrizioni in facciata. Perché poi indovina cosa capita dietro? Che ovviamente la Chiesa fa affari pure lei e guarda caso, siccome i medici hanno un banco anche a Roma e lì vicino c'è la Chiesa, c'è il papato, che cosa potrà mai succedere se non farci affari? Infatti i medici tenevano la cassa del Papa e qui si mettono le basi per quella che sarà praticamente per sempre un legame molto stretto e molto vicino tra i medici e i papi. Cioè, i medici saranno i banchieri anche del Papa, di volta in volta papi diversi, perché poi anche la famiglia Medici va avanti chiaramente nel tempo. In questo primo caso, quindi in questo punto dove si mettono le basi, i Medici, Giovanni, tiene la cassa del Papa Giovanni XXIII. Ora, a dire Papa Giovanni XXIII, io credo che a tutti venga in mente il Papa Buono, però no, perché il Papa Buono è stato Papa negli anni 60 ed era Giovanni XXIII. Ma allora, com'è possibile che abbiamo un Giovanni XXIII nel 1400? Cioè il Papa Buono ha fatto un doppione di nome? No, la risposta è no. Il fatto è che il Giovanni XXIII del 1400 non era il Papa, ma era l'antipapa. Questo perché nel 1378 c'era stato lo scisma d'Occidente e si era arrivati ad avere due papi, uno a Roma e uno ad Avignone. Ma quello di Avignone era considerato quello vero, cioè il Papa. Quello di Roma, che gli andava contro dicendo che no, la sede deve stare a Roma, era l'antipapa. E in questo preciso momento c'è proprio l'antipapa a Roma che si chiamava Giovanni XXIII. Io credo che a quel punto, essendo l'antipapa, il nome probabilmente non valeva più perché poi il Papa Buono l'ha utilizzato negli anni 60. Comunque, non mi intendo di questioni ecclesiastiche. Comunque sia, insomma, questo antipapa Giovanni XXIII è a Roma e a Roma c'è anche il banco romano, la filiale romana della Banca Medici e
i medici diventano i banchieri del Papa, ok, dell'antipapa in questo momento, ma poco importa che alla fine le basi sono buttate, e infatti, come detto, da qui via i medici saranno praticamente sempre, se non con alcune interruzioni, i banchieri del Papa. Ma non solo, Giovanni fa anche un'opera di bene al momento in cui gli se ne presenta l'occasione. Lo fa per buon cuore o lo fa per affari? Magari lo fa per entrambe le cose. A quanto pareva Giovanni appunto era molto capace di fare affari ed era anche molto bravo a trattare con le persone ed era a quanto pare molto capace anche a leggere le persone. Quindi lui a un certo punto fa quest'opera di bene perché davvero lo sente o solo per affari? Magari per entrambe le cose. Qual è l'opera di bene? Ora, il fatto è che bisogna pensare che Giovanni, avendo in mano la banca, finanziava un po' la qualunque, persino le doti di matrimonio. Però cosa succede? Che nel 1417 ritorna in Firenze la peste. La peste c'era già stata nel 1348, che è poi la peste di cui parla il Boccaccio nel Decameron, o meglio, è la peste che fa da cornice al Decameron del Boccaccio. La peste torna perché dopo una volta che è arrivata, dopo a ondate è tornata per parecchio tempo e nel 1417 la peste torna in Firenze e Giovanni, utilizzando proprio la sua potenza economica, aiuta Firenze a fare fronte alla peste, aiuta a dare fondi per soccorrere le persone e questo ovviamente gli dà un enorme prestigio. Ma infine nel 1429 Giovanni muore e la storia dice che proprio sul letto di morte Giovanni diede una raccomandazione importantissima ai suoi figli e soprattutto al suo primogenito Cosimo, il quale avrebbe ereditato ovviamente la conduzione della famiglia Medici, dei banchi medicei e quant'altro. E Giovanni raccomandò a Cosimo, mi raccomando, vola basso. Tu devi mantenere lo status della famiglia, devi mantenere una famiglia unita e devi dare un'ottima impressione. Quindi occupati di politica quel tanto che basta perché si veda che tu sei interessato alla città, ma non occupartene troppo perché altrimenti potresti rischiare di suscitare invidie e rancori. Fai affari, ma falli sempre in un certo modo, in maniera che la gente ti voglia bene. E mi raccomando, vola basso, non far vedere che vuoi il potere, non far vedere che vuoi governare tutto. Infatti, tra l'altro, proprio Machiavelli ne parla di Giovanni e di questa raccomandazione che lascia al figlio Cosimo. E tra l'altro Machiavelli scrive di Giovanni: non domandò mai onori ed ebbegli tutti, morì ricchissimo di tesoro, ma più di buona fama e di benevolenza. Giovanni aveva riscattato il nome della famiglia. Ma c'è un appunto da fare. Subito dopo la morte di Giovanni, per un periodo, fu Piccarda, la moglie, a reggere le sorti del Banco Mediceo e lo fece molto bene prima che lo prendesse in mano il giovane Cosimo. E Giovanni stesso aveva raccomandato ai figli: non toglietele i suoi onori perché lei è una persona enormemente capace, ed era proprio vero. E ovviamente Giovanni fu anche il primo che mise le basi al mecenatismo della famiglia Medici. Giovanni, infatti, proprio per essere un ottimo cittadino, un cittadino modello, si occupava di Firenze. E come occuparsene, al di là di occuparsene a livello politico? Beh, con le arti ovviamente mettendo fondi, mettendo soldi per rendere Firenze più bella e lo fece davvero, tanto che lui fu il primo Medici a lavorare con degli artisti e nella fattispecie lavorò con Brunelleschi. Infatti fu Giovanni di Bicci de' Medici a commissionare proprio a Brunelleschi la ristrutturazione della Basilica di San Lorenzo, quella che sarebbe diventata un po' la chiesa di riferimento dei Medici. E ovviamente con questo Giovanni mise le basi all'epopea del mecenatismo dei Medici. E a questo punto si apre un nuovo capitolo. Giovanni,
È morto e a questo punto gli succede il suo primogenito, Cosimo. Cosimo di Giovanni de' Medici, o addirittura Cosimo di Giovanni di Bicci de' Medici, ma da tutti, anche oggi, conosciuto come Cosimo il Vecchio. E sì, parentesi, Cosimo il Vecchio, Giovanni di Bicci, perché nella famiglia Medici si instaura a partire da adesso praticamente una tradizione di nomi che sono sempre quelli che si ripetono o di padre in figlio o di nonno in nipote, e di conseguenza ci sono tanti nomi doppi dentro la famiglia Medici, che quindi vengono detti in un certo modo per distinguere una persona da un'altra. E infatti Cosimo viene detto il Vecchio perché in questa epopea dei Medici è il primo Cosimo importante che si trova, che si incontra. E Cosimo è, come detto, il primogenito di Giovanni e di Piccarda e nasce il 27 settembre del 1389. E Cosimo è il primo che apre il concetto della famiglia Medici come dei veri e propri signori, al di là del fatto che loro si sono sempre presentati, almeno fino a un certo punto, come cittadini pari tra pari. No, in realtà qui, dopo che Giovanni è diventato così ricco, ha fatto tutti questi affari, insomma la famiglia ha preso un certo prestigio, tanto che Cosimo, a differenza già di suo padre, viene educato tutto in un altro modo. Viene mandato in un monastero e Cosimo studia latino, studia greco, studia l'arabo, studia teologia, studia filosofia e studia anche arte, e questa cosa sarà molto importante per quello che Cosimo farà durante la vita. Cosimo quindi ha una formazione nettamente umanistica, anche se ovviamente non manca la formazione in affari, ci mancherebbe. Voglio dire, è il capostipite, il nuovo capostipite della famiglia, quindi deve prendere in mano lui tutta l'affaristica. È certo che lui ha nozioni di affari, dategli proprio dal padre, il padre a istruire Cosimo negli affari. Ma al di là di questo, che è, tra virgolette, possiamo dire scontato, Cosimo viene educato a una cultura prettamente umanistica, tanto che lui, anche una volta finiti gli studi, continuerà a fare parte di circoli umanistici. Ma non solo, essendo che Cosimo ovviamente deve prendere in mano tutto il giro d'affari del padre, che non consta solo di gestire le banche, ma anche tutte le amicizie del caso, Giovanni pensa bene di cominciare, insomma, a fargli mettere dentro i piedi in questo ambiente. E infatti Cosimo molto presto viene introdotto nell'ambiente signorile, perché ormai possiamo dire così, delle conoscenze paterne. Addirittura, infatti, tanto che addirittura, infatti, nel 1414 Cosimo accompagna proprio Papa o all'antipapa Giovanni XXIII al Concilio di Costanza. E il Concilio di Costanza è proprio quella riunione, diciamo così, quel concilio che metterà fine allo scisma d'Occidente, riportando un solo Papa e riportandolo a Roma. E sempre per cominciare a prendere parte alla vita politica, sempre non troppo, però un po' perché non sta bene che un buon cittadino se ne disinteressi, subito l'anno dopo, nel 1415, Cosimo diventa priore di Firenze, quella famosa carica che durava un paio di mesi. E tra il 15 e il 16, 1415-1416, Cosimo sposa Contessina de' Bardi. Di questo ne avevamo accennato durante la storia di Giovanni. Giovanni, siccome si era messo in amicizia e in affari con la famiglia Bardi, quale modo migliore di legare due famiglie se non un bel matrimonio? E allora ovviamente Giovanni combina il matrimonio del suo primogenito Cosimo con Contessina de' Bardi, che è una delle rampolle della famiglia Bardi. E quindi tant'è, i due ragazzi si sposano. Ma una cosa che non avevamo detto durante la storia di Giovanni è che nel 1420 circa Giovanni un pochino si tira indietro dagli affari, non totalmente, però comincia a passare gli affari ai figli, perché ovviamente li deve istruire. E infatti questa è più la storia di Cosimo, che a questo punto comincia a prendere in mano l'azienda del padre, lui insieme a suo fratello Lorenzo. Questo Lorenzo però non è Lorenzo
il Magnifico, quello che da tutti è conosciuto Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico nascerà molto più avanti. Questo è questo è Lorenzo, fratello di Cosimo, e questo Lorenzo è detto anche lui il Vecchio oppure il Popolano. Questo purtroppo è il problema di questi continui nomi doppi all'interno della famiglia Medici, questa tradizione che si passano i nomi di generazione in generazione. Comunque sia, questi due fratelli, Cosimo il Vecchio e suo fratello Lorenzo il Vecchio, Lorenzo il Popolano, cominciano a prendere in mano gli affari di famiglia e vanno molto d'accordo i due fratelli. Ovviamente quello che più di tutti gestisce la situazione è Cosimo, non per altro, ma perché è il primogenito. Però anche Lorenzo ha delle cariche di tutto rispetto, tanto che poi alla fine i proventi vengono man mano distribuiti come circa 2/3 a Cosimo e il restante a Lorenzo. Quindi comunque i due fratelli sono ben bilanciati e comunque vanno d'accordo. E quando Cosimo comincia a prendere in mano gli affari di famiglia, li ingrandisce incredibilmente. Infatti, tanto per cominciare, apre delle filiali della banca all'estero. Ma non all'estero come era concepito all'epoca, cioè estero fuori da Firenze. No, proprio all'estero. Apre filiali a Bruges, a Parigi, a Londra e acquista una ricchezza tale e un potere tale da gestire veramente la politica della sua città, però da dietro, perché questa era la raccomandazione del padre, mi raccomando, vola basso, ed è quello che fa Cosimo. Cosimo è l'emblema del vola basso. Infatti lui è riuscito ad accentrare un potere enorme nelle sue mani, nelle mani della famiglia Medici, ma senza farlo mai sembrare. Lui si presentava e vendeva la sua famiglia comunque come cittadini, modello di cittadini modello. E riusciva a influenzare le masse a livello che lui era straben voluto sia dai concittadini, sia dalle potenze estere, sia dagli storici. Quindi è riuscito anche dopo. E Giovanni è stato colui che ha messo le basi per tutto, ma possiamo dire che Cosimo è veramente chi ha reso grande la famiglia dei Medici. E Cosimo cominciò anche a tenere un comportamento che diventerà simbolico della famiglia Medici, ovvero mai attaccare per primi. Mai. In caso di dissidi politici, faide, litigi, avversari, mai attaccare per primi. Sempre stare lì, dare l'impressione di essere bravi cittadini, attenzione, l'impressione. Poi quello che facevano dietro era un'altra storia, ma dare l'impressione di essere bravi cittadini, di non attaccare, di non fare mai niente, perché al momento in cui l'avversario ti attacca, tu passi per vittima, tu passi per il bravo cittadino che non faceva niente, anzi ha anche ignorato le provocazioni, e ti hanno attaccato, quegli invidiosi, quelle persone poco raccomandabili ti hanno attaccato. Quindi Cosimo diventa il primo, e poi ovviamente anche figlio, nipote sarà così, mai attaccare per primi. Lascia che siano gli altri ad attaccare i Medici, così poi i Medici si difendono e agli occhi della gente avranno sempre ragione. Ma come detto, non far apparire di fare qualcosa non vuol dire non fare quella cosa. Infatti, tu fai il bravo cittadino, interessati di politica, ma non troppo, davanti, perché in realtà dietro è assolutamente fondamentale interessarsi di politica, perché altrimenti al potere non ci arrivi. È vero, i soldi sono fondamentali, ma se non ti interessi di politica, ovviamente stiamo parlando della Firenze del 400, se non ti interessi di politica al potere non ci arrivi. Quindi che cosa fa Cosimo? Davanti dà un'immagine, ma dietro quello che fa è un lavoro molto molto approfondito. Quindi sulla scorta delle amicizie di suo padre, Cosimo allarga ancora e crea una rete non solo di amicizie, ma addirittura di rapporti clientelari. Qualche storico parla addirittura di corruzione.
Ad ogni modo, che questa corruzione un po' ci fosse o ci fosse di più o ci fosse di meno, soprattutto c'erano queste pratiche clientelari, cioè Cosimo innesca una serie di scambi di favori, tale per cui lega a sé le persone e poi mette le persone di sua fiducia in tot cariche politiche e poi accentra le questioni politiche sempre di più nelle sue mani. Il libro a cui ho fatto riferimento va molto nel dettaglio in questo senso, è anche una situazione molto complessa. Sta di fatto che in buona sostanza quello che fa Cosimo è lavorare da dietro, prendendo in mano di fatto la maggioranza delle cariche politiche, ma senza farlo sembrare alla gente, proprio perché si serve di tutti i favori, di tutti gli scambi, le amicizie, le conoscenze, tutti i famosi favori appunto che insomma si fanno queste persone scambiandosi soldi, cariche, fiducia e quant'altro. E questo porta al fatto di una creazione di una sorta di governo ombra, una sorta di signoria ombra. Io ho sentito anche che viene utilizzata la parola criptosignoria, cioè davanti non sembra, ma di fatto dietro chi gestisce la politica della città è Cosimo. E in un contesto del genere, ovviamente Cosimo, per rinforzare questo suo influencing, utilizza anche l'arte. Da bravo cittadino modello, lui investe per rendere più bella Firenze. Va a far ristrutturare edifici, opere, ma va anche a costruire edifici religiosi e pubblici. E tra l'altro c'è una cosa da dire, al di là della facciata che Cosimo ovviamente doveva e voleva mantenere, anzi forse ancora più creare a questo punto, c'è anche da dire che Cosimo era davvero un appassionato di arte, proprio perché lui aveva ricevuto un'educazione umanistica, tanto che a un certo punto aveva creato l'Accademia Neoplatonica, che il libro di riferimento descrive così. Accademia Neoplatonica, che era un cenacolo di dotti, studenti e filosofi, ma non un'istituzione chiaramente definita nel senso odierno. È vero, ma sta di fatto che aveva comunque una certa importanza, un'importanza che tra un paio di generazioni vedremo quanto. Quindi comunque è vero, non era un'istituzione definita, però insomma ha avviato una bella cosa. E Cosimo, proprio per via delle sue opere anche di mecenatismo, forse il primo grande mecenate della famiglia Medici, verrà poi definito, una volta morto, pater patriae, cioè padre della patria. Ma qui Cosimo va oltre, perché se questa storia del aiuta le arti, rendi bella Firenze e così la gente ti vede bene era una cosa che già aveva capito Giovanni, Cosimo fa un più in grande in sostanza quello che già aveva fatto suo padre. Sì, però Cosimo va oltre. Infatti Cosimo addirittura si fa raffigurare o comunque compare in affreschi in vesti particolari, a volte addirittura nelle vesti di santo. Questa cosa a livello di propaganda, a livello di comunicazione era importantissima, perché siamo nella Firenze del 400, dove i media sono la pittura, la scultura, l'architettura e sostanzialmente i cortei. Questi sono i grandi media dell'epoca. Quindi il fatto che questo signore, perché dai, di fatto quello è il signore di Firenze, è il primo signore di Firenze a nome Medici, si faccia rappresentare a livello di affreschi, addirittura a volte, non sempre, ma a volte nelle vesti di santo e in altre volte comunque all'interno di situazioni molto molto importanti, per esempio il corteo dei magi, ha un impatto non da poco a livello comunicativo sulla gente. E infatti in merito il libro scrive: per tutta la durata di un percorso così lungo, le immagini e i dipinti hanno avuto il compito di creare solide basi mentali. E poi più avanti dice, si riferisce ovviamente a quello che abbiamo appena detto, e poi più avanti dice: per il semplice osservatore del tempo, le immagini pittoriche equivalevano alla rivelazione di una realtà superiore. Se in esse i medici apparivano circonfusi di un'aura sacrale, opporsi al loro potere si rivelava un sacrilegio.
Ma perché c'era chi si opponeva ai medici? Ha voglia! Da qui via, ecco, cominciamo a costellare la storia dei medici di casini politici, inganni, tresche, assassini, cose, tante cose. A questa altezza, le due famiglie che più di tutte si fanno avversarie dei medici sono quella degli Strozzi e quella degli Albizzi. Stava che queste due famiglie erano in governo di Firenze da un po', il governo quello in chiaro. Però il punto, erano anche famiglie molto antiche, il punto però è che non avevano fatto ultimamente delle scelte eccezionalmente oculate, tra le quali per esempio quella di stare costantemente in guerra con Milano, dove c'era il duca Filippo Maria Visconti. Il punto è che questa guerra, che continuavano a portare avanti, prosciugava Firenze di denaro e di uomini. E questa cosa chiaramente dava malcontento alle persone. Un tale malcontento che la gente cominciava a vedere sempre meglio i medici, che di nuovo loro si presentavano come cittadini pari. Non sono il signore, sono un cittadino. E quindi la gente, col fatto che aveva al governo queste famiglie nobiliari che ultimamente insomma impoverivano Firenze un po' in tutti i modi possibili, e dall'altra parte avevano questi cittadini pari che invece erano così prodighi, così bravi, così cittadini modello, insomma la gente chiaramente gli piaceva molto di più l'idea di avere i medici, no, a prendere decisioni. E questa cosa cominciò ad allarmare seriamente queste due famiglie, perché si rendevano conto che i medici prendevano sempre più potere proprio con il consenso della gente. E quindi praticamente intorno al 1430 queste due famiglie decisero che quando è troppo è troppo. Nello specifico così si riunirono tre persone: un Albizzi, Rinaldo degli Albizzi, uno Strozzi, Palla Strozzi, e un tale Niccolò da Uzzano. E questi tre cominciarono a cospirare e l'idea ovviamente era di far fuori Cosimo, farlo fuori in tutti i modi possibili. Il problema è che di questi tre Niccolò da Uzzano non era d'accordo. Lui, insomma, l'idea innanzitutto di uccidere Cosimo non gli andava giù, ma poi insomma sì, ma non era proprio convinto. E allora cosa succede? Che questa persona che non era convinta frena gli altri due. E quindi per un po' questi stanno lì, friggono un po', però non possono far granché perché insomma il terzo della cricca non è d'accordo, non si fa, poi non si fa. Però poi succede che nel 1432 Niccolò da Uzzano muore e a quel punto campo libero, perfetto, rimangono Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, che a quel punto vogliono assolutamente procedere a levare Cosimo di mezzo. E così il 5 settembre del 1433 Cosimo viene arrestato. Le accuse sono di aspirare alla dittatura e poi mettono in mezzo roba che si rifaceva alla famosa nomea dei medici, che erano gente violenta, inaffidabile, eccetera, eccetera. E insomma Cosimo viene incarcerato e il fratello Lorenzo ha seriamente paura che lo uccidano, cosa che però non avviene, perché no? I due, l'Albizzi e lo Strozzi, volevano fargli la pelle, però il problema era l'attuale reputazione di Cosimo. Cosimo aveva messo in pratica magnificamente gli insegnamenti del padre, mi raccomando vola basso, e lui era il cittadino modello. A quel punto la gente non era contenta di questa cosa, il famoso non attaccare mai per primo? La gente non era contenta di questa cosa perché vedeva in Cosimo un cittadino modello, una persona innocente che non aveva mica attaccato per primo e che quindi che invece si era trovato in mezzo a una congiura sostanzialmente di antiche famiglie invidiose. Quindi questi delle antiche famiglie si sono resi conto che uccidere Cosimo non era una bella cosa, cioè non gli avrebbe giocato a favore perché la gente era arrabbiata. Oltretutto cominciavano a sorgere correnti filomelice e addirittura all'estero qui si intende fuori dallo Stato di Firenze, gli altri stati italiani cominciavano a guardare veramente storto questi due,
perché avevano capito che volevano fare la pelle a Cosimo e non erano d'accordo, perché comunque Cosimo era una figura importante, era anche una figura di mediazione. Quindi questi due si sono resi conto che uccidere Cosimo gli avrebbe giocato enormemente contro. E allora però come fare a toglierlo dai piedi? Vabbè dai, mandiamolo in esilio. Cosimo quindi viene mandato in esilio. Pessima mossa. Pessima mossa perché al momento in cui Cosimo esce da Firenze, la gente si arrabbia ancora di più, perché si vede privata del suo cittadino numero uno. E quindi già la gente è incavolata nera con questi due che hanno mandato in esilio Cosimo. Ma poi il punto è che dove lo mandi in esilio Cosimo, che è un rappresentante in politica estera? Allora, lui va in esilio prima a Padova, poi a Venezia dove aveva pure la filiale della banca e dove il doge lo accoglie con tutti gli onori. Infatti Cosimo si fa un esilio dorato perché ovviamente era pieno di conoscenze, pieno di amicizie, pieno della qualunque, quindi ovunque andava tutti che lo accoglievano, benvenuto. Perciò questo si fa un esilio che di fatto è un esilio dorato. Ma non solo, perché gli amici non solo lo accolgono, ma lo aiutano anche a riprendere in mano la situazione. E infatti Cosimo comincia a manovrare la situazione per fare in modo di ritornare a Firenze. E ovviamente va a finire così, perché Cosimo sapeva benissimo che la gente lo preferiva e molto rispetto agli Albizzi, agli Strozzi, a quella gente qua. Quindi manovra, metti a posto, già lì questa specie di signoria era piuttosto debole agli occhi della gente, quindi figurati come va a finire. Il 6 ottobre del 1434 Cosimo rientra in Firenze e ci rientra in pompa magna, acclamato dalla gente. Quindi neanche un ritorno perché sì, è tornato, no, proprio un reingresso in città veramente epico. E questo in sostanza non ha fatto altro che affermare ancora di più l'importanza e il potere di Cosimo. Quindi questi due l'hanno mandato in esilio per levarselo dai piedi e se lo sono ritrovati grosso il doppio di prima, perché il fatto di averlo mandato in esilio l'ha fatto passare come un eroe, come un bravissimo cittadino vittima di questa gentaglia qui. Quindi loro hanno avuto la reputazione rovinata. E infatti in merito il libro dice: già allora quel che contava era l'impressione suscitata, l'immagine che si dava di sé. Un buon cittadino leale, coronato da molti successi, veniva costretto da alcuni invidiosi a lasciare la propria città. Un vero tutore delle migliori tradizioni repubblicane stava subendo un'ingiustizia per rispetto della legge. Dopo questo fatto, Cosimo divenne quindi un vero e proprio arbitro nella politica. In pratica si può dire che in un certo senso cominciò a fondare un vero e proprio partito dei Medici. Però tutto questo senza darlo a vedere e senza ricoprire effettivamente cariche pubbliche, perché mi raccomando vola basso. E quindi tutto l'operato di Cosimo a questo punto è sempre di più un lavorare dietro questo governo ombra che prende sempre più piede, che prende sempre più potere e che di fatto rende Cosimo un vero e proprio signore di Firenze, il vero e proprio signore di Firenze e ovviamente un influencer, perché Cosimo sapeva benissimo che tu per arrivare al vero potere soldi, politica e consenso delle persone. I soldi li avevano, la politica era la loro arte magistrale e avevano il consenso della gente, proprio grazie a questa immagine instagrammabile che davano di sé. E un'altra spinta al potere e al prestigio di Cosimo fu il Concilio Ecumenico del 1439. Il Concilio Ecumenico era questa riunione della Chiesa Cattolica per parlare di questioni della Chiesa, appunto, e era partito nel 1431 e si era tenuto a Basilea e a Ferrara. E a questo punto, quando deve arrivare il prossimo concilio, Cosimo, come tutti i medici, è in relazione col Papa. Il Papa a questo punto è Eugenio IV. E grazie ai soldi Cosimo convince il Papa a far tenere il concilio ecumenico proprio a Firenze.
E nel Concilio del 39 si doveva discutere se unire la Chiesa latina con quella bizantina. E quindi, per via di questo tipo di discussione, arrivarono a Firenze personaggi dall'Oriente. Questa cosa diede un enorme prestigio alla città, avere il concilio ecumenico nella propria città, figurati che prestigio può essere. Poi c'era questa curiosità di queste persone che arrivavano da una cultura diversa, che arrivavano dall'Oriente. E quindi la città acquistò prestigio, la gente era stupita, proprio in Firenze la gente vedeva entrare queste persone che per loro erano strane e quindi già c'era questo fervore, questo fermento. Ma anche gli artisti ne furono colpiti, proprio perché era una cosa che non è che si vedeva tutti i giorni. E tra gli artisti ne fu colpito in modo particolare Benozzo Gozzoli, che affrescò proprio alcuni di questi personaggi nella Cappella dei Magi. E in un certo senso questo andava anche a favore di Cosimo Mecenate, perché chiaramente appunto Cosimo aveva finanziato vari abbellimenti di Firenze, e poi questa storia del concilio per cui poi gli artisti avevano dipinto, erano rimasti toccati da questi personaggi. E tra l'altro una cosa anche che piaceva molto alla gente era che Cosimo era anche un mecenate a livello personale, cioè lui commissionava opere proprio a livello personale al di là di farlo per la città, e questo perché, come detto, non è che Cosimo fingesse, Cosimo amava davvero le arti ed era improntato alla cultura umanistica, ed è stato proprio Cosimo a commissionare a Donatello il David. E a questo punto, nel 1446, Cosimo decide di fare anche qualcos'altro, ovvero decide di costruire una residenza per la sua famiglia, un palazzo in Firenze, e costruisce così Palazzo Medici, in Via Larga. Oggi è Palazzo Medici Ricciardi e la via si chiama Via Cavour. All'epoca si chiamava Via Larga e ovviamente il palazzo era Palazzo Medici. Però qual è il punto? Vola basso. Il punto è che va bene tutto, ma non è che deve essere una residenza signorile, una residenza da re, perché andrebbe contro all'immagine pubblica di bravo cittadino, illustre modello e perfetto che deve dare su Instagram. E quindi Cosimo fa costruire un palazzo, sì, ma è qualcosa comunque di smaccatamente cittadino. È un palazzo su questi 3 piani col bugnato, comunque è un palazzo smaccatamente cittadino. Infatti in merito il libro dice: in una repubblica i cui valori mitici fondamentali erano costituiti dall'uguaglianza dei cittadini e dalla mitigazione dell'arroganza aristocratica, anche la famiglia al potere non aveva il diritto di farsi costruire una residenza principesca, e questo Cosimo lo sapeva bene. E poi il libro dice: nel tessuto urbanistico dell'antica Firenze il Palazzo Medici assumeva una funzione di perno e contrappunto. E questa cosa è importante perché è vero che non era la residenza del re, era la residenza di un cittadino molto illustre e molto ricco, non era la residenza di un re, però di fatto, così come la famiglia Medici era il riferimento di Firenze, così Palazzo Medici era diventato il riferimento di Firenze, anche politico. Infatti poco dopo il libro scrive: il Palazzo Medici faceva allo stesso tempo la funzione di abitazione e di luogo per sedute pubbliche e quindi addirittura di secondo palazzo civico. E i Medici hanno fatto l'unplane, addirittura hanno una sede politica in casa propria, letteralmente in casa propria. Ma oltre a essere un perno centrale in Firenze, Cosimo era anche un buon perno per la mediazione estera, quello che dicevamo prima, dove lo mandi in esilio, una persona che si occupa di politica estera, un mediatore con l'estero. E infatti, per esempio, tra le azioni di Cosimo vi fu quella con Milano. Prima dicevamo che da mo' Firenze era in guerra col Ducato di Milano e questa cosa prosciugava Firenze non poco. Ora, prima era in carica il Duca Filippo. Alla morte del Duca Filippo diventò Duca Francesco Sforza e nel 1435 Cosimo si era fatto amico del Duca Sforza. E voglio dire, vuoi stare in guerra con un amico?
E una curiosità artistica, proprio in queste guerre con Milano, nel 1440 si ha la battaglia di Anghiari, che vede le forze di Milano contrapposte a una coalizione guidata da Firenze che comprendeva però anche Venezia, perché Venezia era da sempre alleata con Firenze, e lo Stato Pontificio. Queste due fazioni si scontrano e si ha la battaglia di Anghiari. La battaglia di Anghiari era un affresco, cioè c'è stata la battaglia e era stato commissionato a Leonardo da Vinci un affresco proprio che raffigurasse la battaglia di Anghiari, un affresco che è andato perso perché Leonardo non era mai riuscito a farlo, a finirlo un po' come era nelle corde di Leonardo. Alla fine era rimasto il cartone, che poi è andato perduto anche quello, però quello che ci resta oggi è uno schizzo di Rubens che a quanto pare Rubens ha fatto sulla base del cartone perduto di Leonardo. Ma tornando alla storia medicea, però vuoi che vada tutto bene, quindi Cosimo si fa amico il duca di Milano e allora smettiamola di fare guerra con Milano. Ma non può andare tutto bene, perché a quel punto Venezia, che era alleata con Firenze, no, ma come hai fatto pace con Milano? Allora a me non va bene. E allora Venezia cosa fa? Si allea con Siena, che Siena e Firenze non si potevano vedere. E allora Venezia si allea con Siena e poi fanno guerra a Milano, che è alleato con Firenze. E insomma, alla fine vanno avanti a continuare a litigarsela fino a quando si arriva alla pace di Lodi, dove effettivamente si mette fine a questa storia, si mette fine a queste guerre con Milano. E alla pace di Lodi partecipa proprio anche Cosimo, che fa per l'appunto da intermediario, mediatore e quant'altro. Anche se in questo periodo Cosimo ormai per l'epoca ha un'età sufficientemente avanzata, intorno ai 65 anni, quindi per l'epoca un'età abbastanza avanti, e oltretutto non sta bene, infatti soffre di gotta. E questa storia della gotta, ammesso che di gotta si tratti, lo vediamo tra un attimo, questa storia della gotta era un po' uno stigma nella famiglia dei Medici, ce l'avevano un po' tutti, cioè di padre in figlio questa cosa si passava. E a questo punto Cosimo, siamo oltre la pace di Lodi, a questo punto Cosimo sta male, è arrivato quasi in fondo. Cosa fare quindi? Cosimo aveva avuto in tutto 3 figli, 2 legittimi e 1 no. Quello no mi pare si chiamasse Carlo, però non lo trattiamo. I 2 figli legittimi che Cosimo aveva avuto dalla moglie contessina erano il primogenito Piero e il secondogenito Giovanni. Ora qual è il punto però? La questione della gotta. Piero infatti non stava bene. Piero anche da giovane aveva mostrato di avere dei problemi di salute e soprattutto da subito aveva sviluppato questa gotta, che adesso lo vedremo, ammesso fosse gotta, però magari era gotta, magari era qualcos'altro. Comunque Piero aveva sviluppato fin da subito, fin da giovane, questa gotta ed era incredibilmente cagionevole di salute, e questa gotta, chiamiamola così, lo costringeva spesso a letto dai dolori, lui non poteva proprio tirarsi su. E quindi Cosimo era un po' preoccupato di questa cosa, perché Piero era tecnicamente il primogenito, però Cosimo pensava e si rendeva conto che Piero non sarebbe probabilmente stato in grado veramente di guidare la famiglia dei Medici, di stare dietro agli affari, alla politica, alle amicizie, a tutto quanto, proprio per le sue condizioni di salute. E quindi Cosimo aveva puntato tutto sul secondogenito Giovanni, che era anche molto ben voluto dalla gente, era anche una persona di capacità. Il problema è che Giovanni aveva condotto una vita completamente dissoluta e nel 1463, quindi quando Cosimo era ancora in vita, Giovanni era morto. Questa cosa aveva mandato Cosimo praticamente in depressione, perché aveva perso il figlio preferito, che è brutto da dire, ma Giovanni era il suo figlio preferito. E in più aveva perso quella persona su cui lui aveva puntato per cedere la guida della famiglia dei Medici. Quindi ora Cosimo si trovava obbligato a cedere la guida a Piero, che però era molto malato. C'era una cosa però che nonostante tutto rendeva Cosimo fiducioso anche dopo la morte del figlio Giovanni.
ed era il nipote. Piero infatti aveva avuto 2 figli, Lorenzo e Giuliano. E questo Lorenzo, lui sì che sarà Lorenzo il Magnifico, e Cosimo aveva una vera predilezione per questo nipote, che considerava intelligentissimo e aveva tanto raccomandato a Piero di istruire questo ragazzo molto molto bene fin da subito, perché secondo Cosimo sarebbe stata la vera perla della famiglia. E infine, il 1° agosto del 1464, alla veneranda età per l'epoca di 75 anni, Cosimo morì. Qui ci sono degli aneddoti sulla morte di Cosimo, uno dei quali lo riporta in questo libro, che dice: quando sua moglie, poco prima della sua morte, intende della morte di Cosimo, gli chiese perché tenesse gli occhi chiusi, ricevette questa laconica risposta: per abituarmi al sonno eterno. Sta di fatto comunque che Cosimo era evidentemente stato un politico e un uomo d'affari fantastico. Aveva dato ai Medici, alla famiglia Medici, un prestigio incredibile. Lui stesso aveva acquistato un prestigio incredibile e l'aveva fatto tramite gli affari, ma soprattutto tramite le relazioni politiche, le relazioni interpersonali, che erano quelle che davano linfa ai suoi affari, e l'aveva fatto anche tramite l'arte, che lui amava davvero e che per lui era un vero e proprio simbolo. Infatti, sempre il libro dice: una volta che lo splendore e la magnificenza dei Medici saranno cancellati da Firenze, diceva Cosimo, saranno le opere che avranno eretto a testimoniare della loro grandezza di un tempo. Quindi Cosimo vedeva oltre se stesso, vedeva proprio la storia della sua famiglia ed era convinto che le opere in senso lato, ma anche e soprattutto le opere d'arte che i Medici avrebbero patrocinato, sarebbero state e rimaste come simbolo della grandezza della famiglia nel tempo. E a questo punto Cosimo quindi è morto. La famiglia Medici ha un grande prestigio e il suo scettro avrebbe dovuto raccoglierlo Giovanni, il suo figlio prediletto e anche ben voluto dalla gente, che però era morto anche lui, anzi in realtà era morto prima del padre. E quindi la guida della famiglia l'aveva presa il primogenito Piero, che come detto però era malato da sempre e soffriva di gotta, o perlomeno lì la chiamavano gotta. Infatti Piero è conosciuto ancora tutt'oggi, poverino, con il nome di Piero il Gottoso. E Piero era nato il 14 giugno del 1416 nel Palazzo Medici. Lui, diciamo come primo signore Medici, era nato nel Palazzo Medici di Via Larga, che aveva costruito suo padre Cosimo. E Piero, come detto, era malato, poverino, era malato da sempre, di gotta. Allora, si è sempre detto gotta, anche all'epoca dicevano gotta, e a tutt'oggi Piero è conosciuto come Piero il Gottoso. La gotta è una malattia che causa artrite infiammatoria ed è data dalla presenza di troppo acido urico nel sangue, che poi si deposita in cristalli proprio nelle articolazioni e quindi rende queste articolazioni doloranti, gonfie, arrossate, e la gotta in stato grave può portare anche febbre, tachicardia, malessere generale. E gli attacchi di dolore possono durare anche svariati giorni e la persona può anche non riuscire, insomma, a fare granché, può addirittura non riuscire ad alzarsi dal letto proprio dal male. E era un po' quello che capitava a Piero. Ma quindi Piero aveva la gotta e questa cosa che si presentava, questa malattia che si presentava di generazione in generazione e che ha accorciato notevolmente la vita di molti esponenti della famiglia Medici, era davvero gotta? Difficile a dirsi. Forse sì,
O forse era qualcosa di diverso che però aveva alcuni sintomi che potevano assomigliare alla gotta e quindi all'epoca la chiamavano gotta. Nello specifico, un team di ricerca, un team di medici, ha fatto proprio uno studio su Piero De Medici, cioè un team di medici nel senso proprio di dottori, ha fatto uno studio su Piero De Medici, quindi Piero il Gottoso. E secondo loro quella di Piero non era gotta, ma loro dicono che probabilmente Piero era affetto da una poliartropatia simmetrica anchilosante che si può trasmettere, o meglio che si trasmette per via genetica. Andando a fare delle ricerche un pelino più mediche, si può leggere che la spondilite anchilosante è una forma di spondiloartrite caratterizzata, e questo interessa a noi, caratterizzata dall'infiammazione della colonna vertebrale, delle grandi articolazioni e delle dita di mani e piedi, con conseguente rigidità e dolore. E questo a noi interessa perché la storia dice che Piero molte volte dai dolori non si riusciva a tirar su dal letto. Quindi questa diagnosi di questo team probabilmente può avere un fondamento di un certo tipo. Poi è chiaro che nel 1400 la chiamavano gotta. Quindi qui la domanda è, a questo punto la famiglia Medici era affetta da gotta o era affetta da questa spondilite? Ovviamente la risposta non ce l'abbiamo, però sappiamo che appunto questa malattia si tramandava di generazione in generazione all'interno della famiglia Medici e ha anche accorciato la vita di molti di loro. E tra l'altro qui si dice che la causa di questa spondilite non è nota, però si sa che è una malattia che tende a essere familiare. Sia come sia, comunque Piero prende, anche perché deve, poverino, anche se sta male, non può far diversamente, prende il comando della famiglia Medici. E Piero comunque, anche lui, aveva ricevuto un'educazione di tutto rispetto, un'educazione ovviamente affaristica, perché mi sembra giusto, no? Sei della famiglia Medici, ma anche un'educazione di stampo umanistico. E inoltre, quando Cosimo era stato mandato in esilio, quel famoso esilio dorato che gli Albizzi e gli Strozzi l'hanno mandato fuori Firenze, così ce lo leviamo dai piedi e poi è rientrato trionfalmente, durante quell'esilio Piero era andato con lui e durante quell'esilio, che più che esilio è stato praticamente un giro d'affari, Cosimo aveva girato varie corti e Piero, che aveva 17 anni a quel momento, era con lui e quindi aveva avuto l'opportunità, perché di fatto di questo si trattava, di vivere in queste varie corti e quindi di acquisire una grande cultura e anche una grande conoscenza sul come muoversi in società. E Piero ovviamente anche lui si deve sposare e ovviamente deve fare un matrimonio d'affari. E per la precisione, nel 1444 Piero sposa Lucrezia Tornabuoni, un esponente di un'antica e nobile famiglia fiorentina e che sarà anche una donna molto inquadrata per quanto riguarda gli affari e le relazioni interpersonali, diciamo così. E sempre in ambito politico, poi nel 1448 Piero fa i famosi 2 mesi di governo in Firenze e anche lui segue le orme del padre, mi raccomando, vola basso, occupati di politica, fallo bene ma non fallo troppo, fai il mecenate, fai la persona come si deve, fai il cittadino modello e poi lavori dietro. E Piero infatti si mosse così. Il problema però era sempre la sua condizione di salute. Infatti Piero, allora innanzitutto lui, diciamo così, salì al potere, perché di fatto quello era, salì al potere che aveva 48 anni, quindi per l'epoca non era così giovane, perché Cosimo aveva avuto una vita molto lunga. Salì al potere a 48 anni, lui ormai la sua vita se l'era praticamente già fatta, si era sposato con Lucrezia, che tra l'altro era anche una poetessa, era una donna molto colta, si era sposato con Lucrezia, aveva già avuto i 2 figli, si era già fatto insomma la sua vita ed era prostrato da questa malattia che molte volte lo teneva lontano dalle cariche pubbliche, o meglio, faceva sì che lui dovesse gestire da lontano le cariche pubbliche. Eppure Piero fu talmente bravo che riuscì
a virare la sua condizione a proprio favore. Piero infatti riuscì a utilizzare la propria malattia a suo favore, già che purtroppo doveva subirla, almeno riuscì a utilizzarla a proprio favore. Come? Principalmente in due modi. Il primo modo non dipese veramente da lui e fu il fatto che i suoi avversari cominciarono a sottovalutarlo, perché che vuoi fare? È malato, non riesce a seguire la politica, sicuramente ha già un piede nella fossa e quindi non è che gli dessero più di tanto peso e sottovalutare un medico non era mai una buona idea. E il secondo modo in cui Piero invece riuscì ad approfittare della sua condizione fu proprio in prima persona. Lui effettivamente, come dicevamo, molto spesso aveva questi attacchi di dolore che gli rendevano difficile alzarsi dal letto. Ed era vero, questo era vero, non stava fingendo nulla. Però lui allora cosa fece? Visto che la famiglia Medici, abitava in Palazzo Medici, in Via Larga, e visto che Palazzo Medici era comunque un centro politico, lui aveva fatto in modo di accentrare il più possibile la politica proprio dentro casa sua. In questo modo lui non era obbligato a lasciare casa sua quando stava male, ma erano le persone a venire da lui a fare politica in casa sua. E nessuno obiettava, perché ovviamente essendo che lui era malato c'era un buon motivo per cui lui chiedeva che si facesse politica dentro casa sua. Però chiaramente questo gli dava notevoli vantaggi, perché poteva, fare tutta una serie di affari sotto banco con molta più facilità, proprio perché era letteralmente a casa sua. E al di là della malattia, la vita politica quindi a Piero non andava così male e anche la vita matrimoniale in realtà non gli andava male, perché lui e Lucrezia si trovavano davvero bene. Lei tra l'altro era una donna coltissima e quindi loro due si trovavano bene proprio anche a livello intellettuale, andavano davvero d'accordo e in tutto ebbero qualcosa come 7 figli, di cui i 2 importanti di cui noi parliamo sono poi Lorenzo e Giuliano. Ma naturalmente in tutto questo non mancavano gli oppositori, perché chiaramente se sei un Medici non puoi non avere oppositori. E questo giro gli oppositori sono diversi, infatti se per Cosimo erano stati Albizzi e Strozzi, adesso c'è Piero in carica. A sto giro la congiura è formata da alcune persone, tra cui un ricco mercante che si chiama Luca Pitti. Poi c'è Dio ti salvi Neroni, sì, ma questo nome è un po' particolare. Poi c'è la famiglia degli Acciaiuoli e c'è anche il duca di Ferrara Borso d'Este. Ovviamente anche in questo caso queste persone non vedevano affatto bene il potere che aveva la famiglia Medici impersonata a questo giro da Piero e quindi ovviamente si mettono d'accordo per fare la pelle a Piero. A questo giro un'imboscata. Il piano doveva svolgersi e si svolse il 26 di agosto del 1466 e il piano era questo: tendere un'imboscata sulla strada che andava da Villa Careggi, che era una delle ville dei Medici, se non sbaglio quella che ospitava proprio l'Accademia Neoplatonica, quindi sulla strada tra questa villa e Firenze doveva esserci questa imboscata. Loro sapevano che quel giorno Piero sarebbe andato da Villa Careggi a Firenze e quindi il loro piano era tenergli l'imboscata e ucciderlo. Il problema è che Piero aveva avuto una soffiata, quindi lui sapeva che questi qua erano lì appostati per fargli le penne. E quindi si mosse di conseguenza e a quanto pare un certo ruolo in questo senso lo ebbe proprio il figlio Lorenzo, che a questo punto era un ragazzo, il quale praticamente fece in modo di far credere che il padre fosse in un punto più indietro sulla strada rispetto di come era veramente. Quindi i congiurati seguivano Lorenzo pensando che lui seguisse il padre, ma in realtà Lorenzo si muoveva in molto distaccato da Piero e quando i congiurati si resero conto di questa tresca, Piero ormai era già arrivato a Firenze e quindi l'imboscata era saltata.
E in questo modo Piero ne uscì esattamente come Cosimo dall'esilio, ancora più rafforzato e passato ancora da vittima, da bravo cittadino, al quale degli invidiosi avevano teso un'imboscata. Ma Piero a questo punto vuole esagerare. Lui è un bravo cittadino, talmente bravo che non si vuole vendicare col sangue. E quindi, nonostante probabilmente qualunque signorotto avrebbe seccato allegramente tutti i congiurati, lui decide di no. Lui decide che no, lui non vuole spargere sangue. Quello che fa è prendere tutti e mandarli in esilio, quindi letteralmente li sbatte fuori da Firenze. Tutti tranne uno, Luca Pitti, perché questo qui in extremis si era scusato con Piero e ha detto no, ma io in realtà non volevo, e quindi diciamo che Piero gli aveva detto no, va bene, allora io ti perdono, tu puoi restare in città. In realtà, ovviamente, la clemenza di Piero era solo di facciata, perché soprattutto con Luca Pitti lui si vendicò tantissimo, ma non lo fece spargendo sangue. Così la gente disse: "Oh, che brava persona!" Lui lo fece sul piano personale e finanziario. Infatti mandò questa persona completamente sul lastrico, gli rovinò completamente la vita e alla fine questo Luca Pitti morì nel 1472 completamente povero, ma proprio totalmente povero. E in realtà anche gli esiliati ovviamente l'avevano presa malissimo, quindi erano andati a Venezia, che da quando Firenze si era fatta amica con Milano, Venezia si era arrabbiata e poi avevano fatto la pace di Lodi, però insomma Venezia c'aveva ancora la rogna perché Firenze era amica con Milano. Allora questi qui vanno a Venezia e scaldano un po' i fornelli, fino a quando Venezia muove contro Firenze, alla fine interviene il Papa che in sostanza dice e quindi la cosa poi finisce lì e niente, insomma, basta. Basta perché se dobbiamo andare a vedere tutte le litigate che si fanno, no, no, non usciamo più. Noi seguiamo Piero che nel 1469, poverino, è messo veramente male. Lui non è vecchio, ha 53 anni, però è messo davvero male ed è vicino alla morte. Ma prima di morire, in realtà l'anno prima, cioè nel 68, nel 1468, Piero riesce a fare l'ultimo colpaccio per la sua famiglia. Piero aiutato dalla moglie Lucrezia, ovvero il matrimonio combinato chiaramente tra suo figlio Lorenzo e Clarice Orsini. Clarice Orsini era questa nobile ragazza, ma veramente nobile e soprattutto non fiorentina. Ora, questa cosa fu doppiamente importante per la famiglia dei Medici. Da una parte perché per la prima volta entrò a far parte della famiglia Medici una vera nobile, ma dall'altra parte perché con questo matrimonio i Medici lanciarono un messaggio molto preciso, che qui il libro spiega molto bene, perché dice: la prima pietra fu posta tramite il matrimonio di suo figlio Lorenzo con Clarice Orsini. Da sempre le famiglie dell'élite fiorentina si sposavano tra loro. Interrompendo questa tradizione, i Medici sottolineavano il fatto che nella loro città per i loro primogeniti non c'erano più a disposizione partner dello stesso rango. Questa è una cosa importantissima e tra l'altro fu una bella bomba in città, al punto che alcune persone storsero il naso, perché esattamente questo fu il messaggio. I Medici, che si erano sempre comunque sposati con antiche famiglie ma fiorentine, adesso vanno a prendere una ragazza da fuori, per la precisione da Roma sostanzialmente, a contorni di Roma, e quindi una nobile romana. Cioè loro lanciano il messaggio non solo adesso noi ci sposiamo coi nobili, ma addirittura andiamo fuori perché qui in Firenze non c'è gente al nostro livello. Diciamo che il vola basso qui, però tant'è, qualcuno storce il naso, però dai, tutto sommato la cosa va anche piuttosto bene. E infatti ci furono ben 3 giorni di festa. Si mangiò, si beve e quant'altro. Piero era molto contento
Tuttavia, per l'appunto, nel 69, quindi poco dopo, Piero era messo, poverino, molto male e il 2 dicembre del 1469, dopo soli 5 anni di governo, Piero morì per emorragia cerebrale. E i suoi contemporanei rimpiansero molto Piero perché nonostante il suo breve governo si era dimostrato un ottimo politico, un'ottima persona anche, quindi la gente lo ammirava, lo considerava molto forte, molto coraggioso perché nonostante la malattia lui era stato in grado di guidare la famiglia Medici, di guidare gli affari, di prendere parte alla politica, aveva addirittura sventato un attacco ai suoi danni, quindi insomma era stato comunque una grande personalità e inoltre era passato come una persona di grandissima etica, di grandissimo cuore quando non aveva fatto uccidere i cospiratori, no? I congiurati, lasciamo stare quello che ha fatto dietro, però di facciata lui ha detto no, io non fa niente se volevano uccidermi, io non li uccido, quindi questa cosa l'aveva elevato tantissimo nell'opinione pubblica. E inoltre Piero era stato anche lui ovviamente un mecenate. Lui tra l'altro si era interessato tanto di aumentare anche le collezioni private della famiglia, aggiungendo anche oggetti d'arte più piccoli, ma anche gioielli, anche strumenti musicali, libri. E poi aveva fatto anche il mecenate nel vero senso del termine. Con lui avevano lavorato tantissimi artisti, tra cui Michelozzo, il Verrocchio, il Beato Angelico, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli e Botticelli. Tra l'altro, per quanto riguarda il Botticelli c'è una cosa interessante da dire. Nella adorazione dei magi, dove sembra che ci sia dentro un autoritratto di Botticelli, però non è sicuro, nell'adorazione dei magi c'è circa al centro una figura di spalle con il mantello rosso. Ecco, quello dovrebbe essere Piero. E Piero quindi non è affatto una figura secondaria nell'epopea della famiglia Medici, anche se ha regnato molto poco. Io dico regnato perché dai, di fatto è quello che facevano. È stato in carica, è stato in carica molto poco. Però è stato assolutamente importante, quindi non è per nulla una figura secondaria. E tra l'altro su di lui il libro scrive: Piero, restando in penombra quando Cosimo era in vita, secondo la strategia familiare medicea, ha dato prova soprattutto in un'ulteriore crisi del dominio dei Medici. Egli seppe venire a capo di tale crisi usando i metodi del padre, ma anche metodi propri. Direi di più. La posizione dei Medici, così come egli la lasciò, era molto più solida di quella che egli aveva trovato. Un titolo di gloria familiare che spetta forse in misura maggiore a Piero che non al suo famoso figlio. E chi è il famoso figlio se non Lorenzo il Magnifico? Lorenzo di Piero de' Medici, detto il Magnifico, primogenito di Piero, che nasce il 1 gennaio del 1449 nel Palazzo Medici in Via Larga. E Lorenzo aveva anche un fratello, in realtà ne aveva parecchi, aveva fratelli e sorelle, però un fratello sarà molto importante nell'epopea dei Medici, ovvero il fratello Giuliano. E sia Lorenzo sia Giuliano, sia anche una sorella o anche altri figli, ricevettero un'educazione prettamente umanistica. Ovviamente Lorenzo, che era il primogenito, e anche Giuliano furono educati anche agli affari, come è normale che sia. Ma questi ragazzi furono tutti educati a una cultura fortemente umanistica, gli venne data una grande cultura e, come dicevamo, era stato lo stesso nonno Cosimo a raccomandarsi tanto, mi raccomando. E il nonno Cosimo era ancora in vita quando Lorenzo era un ragazzino e infatti il nonno e Lorenzo andavano molto d'accordo. Il nonno Cosimo amava tantissimo questo nipote e riponeva tantissime speranze in questo nipote e infatti aveva raccomandato a Piero: mi raccomando, fallo studiare, tiralo su subito bene, anche Giuliano, tirali su subito bene perché te stai messo male di salute, quindi non lo so quant'è che vai avanti. E in effetti Cosimo ci ha avuto anche discretamente ragione, insomma. Piero è stato bravissimo, però purtroppo alla fine la sua malattia l'ha fatto soccombere e anche piuttosto presto e quindi fin da subito Lorenzo e anche il fratello Giuliano vengono educati molto molto bene.
E Lorenzo infatti era molto appassionato di cultura e già a 12 anni partecipava ai ritrovi dell'Accademia Neoplatonica a Villa Careggi e faceva disquisizioni filosofiche anche col nonno e fin da subito Piero lo introdusse alla vita politica perché avevano fretta per le condizioni di salute di Piero e quindi questo ragazzino venne educato subito e gli venne mostrato subito come comportarsi e come trattare personalità importanti. E per rafforzare questa situazione, Piero, subito dopo l'imboscata in cui avevano tentato di fargli le penne sulla strada per Firenze, decise di presentare subito Lorenzo come successore della famiglia. Ma non solo, decisero anche un po' in fretta di farlo sposare, proprio quel matrimonio a cui abbiamo accennato poco fa. E infatti venne combinato questo matrimonio, questo colpaccio di matrimonio con Clarice Orsini. Fu in realtà Lucrezia nel 67 a recarsi a Roma per vedere la ragazzina, perché a quel punto era una bambina praticamente, per fissare il matrimonio, che ovviamente Piero stava mica messo bene. E Lucrezia si reca a Roma, guarda la bambina, perché di questo si tratta, guarda la ragazzina e le va bene. Le va bene, la descrive con il viso tondo, la descrive con i capelli rossi, dice che è bella anche se non bella come altre ragazze fiorentine, però comunque bella, ma soprattutto, prima di tutto è nobile, quindi si porta dietro un titolo nobiliare che nessuna ragazza fiorentina può dare. E in secondo luogo Lucrezia ritiene che questa ragazza ha un carattere sufficientemente malleabile. Non sarà così vero, però Lucrezia ritiene questo perché la vede timida, la vede riservata e quindi ritiene di poterla poi un po', come dire, rimettere in forma una volta sposata, una volta arrivata a Firenze, così da farle assumere comportamenti più vicini ai comportamenti della famiglia Medici. In realtà non sarà così vero, perché Clarice era una persona di un'etica ottima, era veramente molto valida come persona, però lei manterrà praticamente per tutta la vita un contegno prettamente nobile, che ai fiorentini sembrava un po' sussieguoso, ecco, e che i Medici non avevano proprio perché dovevano essere i cittadini pari tra pari. Lei non era un pari tra pari, lei era evidentemente una nobile e questa cosa, questo tipo di comportamento non glielo toglieranno mai. Però comunque sta di fatto che insomma Lucrezia vede questa ragazzina e dice sì, mi piace, funziona, poi c'è il titolo nobiliare, funziona. Allora chiede a Lorenzo e gli dice porto a vedere la futura sposa così mi dici se ti piace. A quanto pare Lorenzo, che era poco più grande di lei, vede la bambina, vede la ragazzina e dice sì, mi piace, ok, perfetto, matrimonio fissato. Che poi, parentesi, è di una tristezza vedere come queste donne, poverine, erano veramente trattate come merce di scambio. Cioè, cosa pensasse Clarice? Non importava a nessuno. È arrivata la matrona, questa mi va bene, poi chiedono allo sposo, quindi all'uomo, ti va bene? Sì, perfetto, comprata. Cioè, e poi è anche, adesso io non sono stata a leggere le lettere, ma è anche così un po', fa un po' specie il modo in cui Lucrezia parla di questa ragazzina, cioè veramente la descrive come se fosse un oggetto al mercato. Cioè, non lo so, è proprio a questo va bene, c'ha questa caratteristica che non mi piace tanto, non so se la compro per questa cosa, cioè veramente il ragionamento è quello lì. E la cosa che fa pensare è che Lucrezia stessa aveva ricevuto questo trattamento, perché anche lei era stata, tra virgolette, comprata, no? Per andare in sposa a Piero e così via. Quindi la cosa che fa pensare è proprio questo sistema in cui alla fine le donne erano merce di scambio puro, trattate proprio come oggetti di vendita, di controscambio, ma loro stesse quando arrivavano poi in una posizione sufficientemente di potere, quindi in caso essere la madre del primogenito maschio, si comportavano poi allo stesso modo con la ragazza successiva.
E quindi insomma, a posto così, no? Arriva la matrona, la vede, valuta l'oggetto nelle varie caratteristiche, poi chiede al figlio: ti piace? La compri? Sì, ma perfetto, andata. Va bene, benissimo. E il matrimonio, per sistemare le cose un po' in fretta, si svolse nel dicembre del 1468, un anno prima della morte di Piero. Lorenzo aveva 19 anni, Clarice ne aveva 15. E questo primo matrimonio si svolse per procura, perché ci avevano fretta. E dopo il matrimonio, per un bel po', gli sposi non si videro. Il matrimonio per procura infatti si era svolto a Roma, ma dopo Lorenzo non andò giù a trovare e a vedere la sposa. Perché? Perché aveva avuto un impegno, poi aveva avuto una giostra, poi non si sa, forse perché il padre non stava bene, chi lo sa, sta di fatto che lui a Roma non ci va. Sarà poi Clarice a venire su a Firenze, anche perché poi lei si dovrà stabilire lì, ovviamente alla casa del marito, nella casa del marito. E quindi a metà maggio del 69 Clarice parte da Roma e arriverà a Firenze il 2 giugno del 1469. E alla mattina del 4 giugno partirono i festeggiamenti o comunque la seconda celebrazione del matrimonio, quella in presenza. Il primo giorno Clarice percorse le strade a cavallo, il secondo giorno e ci fu un banchetto. Poi il secondo giorno ci fu un altro banchetto in una villa Medici e infine il terzo giorno venne celebrata la funzione con gli sposi in presenza. Come detto, Clarice per tutta la vita manterrà un contegno da nobile, nonostante la suocera aveva detto no, ma tanto la mettiamo a posto. No, lei manterrà sempre un contegno da nobile. Questo ha fatto pensare agli storici per un periodo che lei non fosse troppo amata dai fiorentini, e probabilmente c'era qualcuno che non l'amava, però in realtà lei era una persona che aiutava tantissimo i poveri e i bisognosi, e quindi in realtà i fiorentini la amavano. E in realtà anche il matrimonio con Lorenzo a quanto pare funzionò, cioè sembra che i due si volessero bene davvero, o comunque che Lorenzo a lei volesse senz'altro bene davvero. I due ebbero insieme 10 figli e neanche uno fu illegittimo, cioè i 10 figli li ebbero loro due. Lorenzo non ebbe mai figli illegittimi mentre era sposato con Clarice, cosa che invece spesso capitava, perché è chiaro che se il matrimonio te lo combinano, la persona che ti trovi a fianco, chi è? Cioè, a volte la vedi il giorno stesso del matrimonio, non è assolutamente detto né che le vuoi bene né tantomeno che la ami o altro, e quindi erano frequenti i figli illegittimi, perché è chiaro che poi le donne non potevano, però gli uomini andavano fuori dal matrimonio. Ecco, questa cosa non accadde a Lorenzo, che a quanto pare voleva davvero bene alla moglie, e infatti per l'appunto ebbero 10 figli insieme e nessuno illegittimo. E a questo punto, come sappiamo, poco dopo, cioè nel dicembre del 1469, Piero muore e a questo punto il potere passa nelle mani di Lorenzo, il quale, ovviamente, in perfetta tradizione familiare, si presenta come un cittadino, un pari tra i pari. Lorenzo però differiva in due grandi caratteristiche da suo padre e da suo nonno. La prima è che era, sì, perfettamente educato a livello umanistico, ma non così bene a livello di affari. E questa cosa, per un medici, insomma, ovviamente non è che non sapesse fare le cose, però rispetto al padre e al nonno era molto meno affarista, probabilmente anche per questioni di carattere. E la seconda caratteristica che lo differenziava dai suoi predecessori era che, come dire, non volava così basso. Mi raccomando, vola basso, né? Ecco, Lorenzo ci provava a volare basso, però era veramente evidente che lui era a tutti gli effetti il signore di Firenze, ed era evidente a tutti che lui volesse il potere. Indovina cosa succede? Se già avevi la gente che ti voleva fare le penne a quelli che non sembrava che volessero il potere, che cosa potrà mai succedere quando ne hai uno che si vede che vuole avere il potere? Quindi in sostanza abbiamo ogni medici una congiura e vai. In questo caso ne abbiamo due.
No, in realtà la vera grossa è una, però prima ce n'è una piccolina che in realtà non va in porto. E chi sono questi della congiura piccolina? Ma sì, quelli che volevano già fare la pelle a Piero. Dio ti salvi Neroni, Angela Acciaiuoli e Niccolò Soderini e il duca Borso d'Este. Questi si mettono insieme e dicono: "Oh, non ce l'abbiamo fatta con Piero, ce la faremo con Lorenzo." No, la risposta è no. Quindi questi qua non erano capaci a fare le congiure e quindi niente, gli va male anche questa volta. Ma questa è una congiurina piccolina, perché il vero complotto, quello pericoloso e quello che farà tanti danni, sarà la congiura dei pazzi. La congiura dei pazzi è del 1478. In realtà ha una genesi un po' prima e ha una genesi in sostanza in una sorta di, non vorrei dire di lite, però insomma di inasprimento dei rapporti tra i medici, ora rappresentati da Lorenzo, e il Papa, che adesso in questo momento è Sisto IV, quello della Cappella Sistina. Sisto IV stava tentando di mettere in giro un po' le mani e in sostanza lui cercava di mettere degli avamposti attorno a Firenze. Lorenzo se n'era accorto e non gli ha dato il benestare, non gliel'ha dato perché c'erano di mezzo questioni di soldi e quindi il Papa si è un po' inacidito di questa cosa. Poi in più i medici riuscivano sempre a mettere i loro amici, conoscenti, collegamenti nelle varie cariche anche a volte ecclesiastiche. In questo caso non si riusciva perché il Papa Sisto IV metteva i suoi, della sua di famiglia. E tra l'altro c'era anche un nipote del Papa che voleva un po' prendere il controllo sull'Italia della parte centrale, però Lorenzo gli andava contro, quindi insomma già serpeggiava un po' di malcontento, ma soprattutto in Firenze i veri antimedicei erano la famiglia dei pazzi. E piccola curiosità, proprio in questo contesto, cioè in queste battaglie, in questi inasprimenti tra i medici, il Papa, eccetera, intorno al 1472 c'era stata una battaglia a Volterra e poi il sacco di Volterra. E a questo aveva partecipato anche Federico da Montefeltro, che è quello del ritratto di Piero della Francesca, il ritratto dei duchi di Urbino, Federico da Montefeltro e Battista Sforza. Ed era stato proprio Papa Sisto IV a innalzarlo dandogli il titolo di capitano delle truppe papali. Ma torniamo a Firenze, dove a questo punto c'è la famiglia dei Pazzi, che è un'antichissima famiglia fiorentina che però da un po' è esclusa dalle cariche pubbliche. E questa famiglia ce l'ha su non poco con i medici, che ovviamente ritengono responsabili del loro arretramento. E allora pensano bene di metter su un complotto. E questo complotto viene studiato per 4 anni, fino a quando alla fine si decide di passare all'azione e si decide quando muore il duca di Milano Galeazzo, perché essendo che Firenze era amica di Milano, così si vede come i medici rimangono scoperti del sostegno militare di Milano e di conseguenza questi si dicono: perfetto, i medici adesso sono più deboli, andiamo e attacchiamo. E il primo tentativo di eliminare Lorenzo e Giuliano venne fatto il 25 aprile del 1478, quando a un ricevimento i pazzi decisero di avvelenare le pietanze riservate ai 2 fratelli medici, quindi Lorenzo e Giuliano. Il problema è che proprio quel giorno lì Giuliano non si sentì bene e quindi, essendo indisposto, disse: "Ma sai che c'è? Io non ci vado al ricevimento perché non mi sento tanto bene." E quindi né lui né il fratello andarono e niente, il primo tentativo andò a vuoto. Ma purtroppo il giorno dopo, il 26 aprile del 1478, i pazzi ci riprovarono e ci riprovarono in un modo diverso e questa volta ci riuscirono almeno a metà. Infatti, durante la messa, al momento dell'ostensione dell'ostia, partì l'attacco e i pazzi attaccarono armati
di coltelli, di pugnali, i due fratelli Medici e Giuliano venne ucciso, mentre Lorenzo riuscì a scappare. In realtà si nascose in sagrestia e venne aiutato da alcuni suoi amici. Era leggermente ferito, ma lui riuscì a sopravvivere. L'attacco avvenne a Santa Maria del Fiore e ricordava moltissimo l'attacco in cui morì il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, che venne ucciso sulla soglia della chiesa di Santo Stefano il 26 dicembre di 2 anni prima, proprio all'uscita dalla messa. Probabilmente i pazzi avevano preso ispirazione proprio da quell'aggressione lì. Tuttavia, i pazzi avevano sottovalutato qualcosa, ovvero la benevolenza che i fiorentini avevano verso i Medici. I Medici erano ben voluti, certo, c'erano delle correnti antimedice, ma in media, nella stragrande maggioranza della popolazione, i Medici erano assolutamente ben voluti ed erano molto preferiti, di gran lunga preferiti rispetto a qualunque altra famiglia nobile o antica che potesse fare la signore di Firenze. E inoltre i pazzi avevano appena compiuto un omicidio in chiesa e questo era incredibilmente sacrilego. A questo punto la gente presente insorse contro gli attentatori, quindi contro i pazzi. A quanto pare, così ho trovato nelle fonti, al grido di palle, perché era lo stemma dei Medici che portava 6 sfere, ovvero 6 palle. A questo punto Lorenzo non agì come suo padre, assolutamente, anzi, la famiglia dei pazzi se la passò malissimo, perché Lorenzo cominciò a fare esecuzioni in pubblica piazza e praticamente impiccò tutta una serie di esponenti della famiglia che avevano preso parte alla congiura e quelli che non ne avevano preso parte li esiliò. E questo fu tutt'altro che un volabasso, questo fu proprio un affermare: nessuno si deve mettere contro i Medici, perché per chi lo fa, questo è ciò che accade. A questo punto però si arrabbiò il Papa, che mosse guerra contro Firenze e scomunicò Lorenzo. Lorenzo allora pensò di usare un qualche tipo di strategia. Uscì da Firenze e si diresse a Napoli. C'erano state delle lotte con Napoli, c'erano stati degli inasprimenti, ma Lorenzo si reca comunque a Napoli dal re Ferrante, cercando un suo sostegno. Il re sulle prime non è tanto dell'idea, però non fa niente di scoperto. Quello che fa il re è cercare di tenere Lorenzo lì, così dice: io a questo non faccio niente. Un po' la tattica dei Medici, non passo io per aver fatto per primo. Però lo tengo qui, non è imprigionato, ma io faccio in modo di tenerlo qua e aspetto che Firenze cada. Ma il punto è che i fiorentini erano veramente agguerriti ed erano assolutamente fedeli ai Medici e questa cosa impressionò tantissimo il re di Napoli, che a un certo punto disse: no, aspetta un attimo, forse qui ne vale la pena, e fece in modo di mediare per la pace. A quel punto le cose si sistemarono e il Papa tolse anche la scomunica e il 13 marzo del 1480 Lorenzo rientrò in patria, quindi rientrò in Firenze acclamato come Salvatore della Patria. E a questo punto la signoria dei Medici era a tutti gli effetti tale, era a tutti gli effetti una signoria e ormai Lorenzo non badava più neanche tanto al volabasso, ormai un signore era e si comportava da signore. E tra l'altro poi il Papa Sisto IV morirà e al suo posto arriverà Innocenzo VIII, che invece instaurerà subito un ottimo rapporto con Lorenzo, perché a lui Lorenzo piaceva molto, quindi anche questa cosa era messa a posto. E in queste condizioni Lorenzo espanse anche la Repubblica di Firenze e fece fare a tutti i suoi figli e figlie degli ottimi matrimoni di interesse. Quindi a tutti gli effetti ormai si può dire che i Medici non erano più cittadini pari tra pari, ma erano a tutti gli effetti i signori.
Ma stiamo arrivando alla fine anche di questo esponente della casata. Dapprima nel 1488 morì Clarice, morì di tubercolosi e a quanto pare per Lorenzo fu un colpo molto duro. Lui, come detto, voleva bene a sua moglie e tra l'altro scrisse che non riusciva ad accettare a questa perdita, non sapeva come fare ad andare avanti senza la sua, citando, carissima e dolcissima consorte. Quindi per Lorenzo fu brutto perdere la moglie, ma lui stesso, già da anni prima, già dal 1480 circa, non stava bene e non stava bene proprio per quella malattia familiare che si passavano di generazione in generazione e che chiamavano gotta. Già da anni, infatti, Lorenzo soffriva di dolori, esattamente come il padre e come un po' tutti questi esponenti della famiglia, e aveva cercato tante volte, diciamo, sollievo alle terme, ma non serviva a niente praticamente. Ed era sempre più prostrato, era sempre più in cattiva salute. Ma nella primavera del 1492 ebbe il vero tracollo e il tracollo fu causato da una gangrena, in realtà come si dice veramente, che era stata trascurata dai medici. Mi domando se avessero poi magari capito che cosa fosse all'inizio e insomma tant'è. Sarà questa cosa proprio a portarlo alla morte. E poco prima di morire Lorenzo aveva cercato di istruire un po' il suo primogenito Piero di come comportarsi, di come gestire la politica, perché Lorenzo era giovane, aveva tipo 43 anni e sì, riuscì a dare insomma i consigli al figlio e dopodiché l'8 aprile del 1492 Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, si spense e al suo capezzale come confessore c'era il Savonarola, che in quel periodo infuocava le piazze con i suoi sermoni apocalittici. E Lorenzo è probabilmente l'esponente della famiglia Medici più conosciuto in assoluto, anche come mecenate, anche se, come abbiamo visto, non è affatto l'unico, anzi, lui deriva da una tradizione di famiglia nel fare i mecenati, per propaganda, anche per amore dell'arte nel vero senso, perché anche Lorenzo era improntato a una cultura nettamente umanistica e lui stesso era un letterato e praticava la poesia. È suo il componimento, quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. In realtà questo è un pezzo di un suo componimento, è famosissimo questo pezzo. Il punto è che lui, anche se amava tantissimo questa attività, non ha potuto dedicarvisi in modo, come dire, effettivo, perché era l'esponente principale della famiglia Medici, quindi lui doveva occuparsi di affari di politica, però poi faceva anche il letterato e ha prodotto anche abbastanza tanto e faceva il mecenate di altri artisti. Con lui hanno lavorato artisti che avevano già lavorato col padre, come Filippo Lippi, come il Verrocchio, e con lui lavorerà soprattutto il Botticelli. E si deve a Lorenzo la fondazione della prima accademia d'arte che si ricordi nel giardino di San Marco, accademia nella quale studiò per un periodo anche un giovanissimo Michelangelo Buonarroti, che si guadagnò la stima di Lorenzo per le sue incredibili capacità. Lorenzo quindi, che in fin dei conti a livello affaristico era obiettivamente meno capace del padre, del nonno e del bisnonno, puntò tutto sulla sua immagine, sulle relazioni e anche sulla politica. E quindi chi era poi Lorenzo il Magnifico? Era una persona che, diciamo così, puntava più alle arti o era una sorta di spietato politico? In realtà era tutte e due. Infatti il libro stesso lo descrive così: gli elogi funebri contrastanti non fanno che dare seguito ai sentimenti che Lorenzo suscitava quando era in vita. Il crudele vendicatore di congiurati giustiziati senza processo, protetto da una guardia del corpo conosciuta coi soprannomi rassicuranti di il nero e lo sfigurato. Il benefattore immerso in un'aura religiosa dalle effusioni di devozione dei suoi clienti. Il poeta, autore di poemi manieratamente a doppio senso.
il celebre agente artistico, il rispettato pacificatore e primo uomo della Repubblica, personaggi che coesistono contemporaneamente e sono inconciliabili. E adesso cosa succede alla casata dei Medici? Teoricamente il suo erede è Piero, il quale però non si dimostra per nulla capace, ma tra i figli di Lorenzo ce n'è uno che è particolarmente capace ed è Giovanni. Giovanni che però va a Roma perché intraprende la carriera ecclesiastica e infatti diventerà Papa Leone X. E Papa Leone X, ovvero Giovanni di Lorenzo de' Medici, era veramente abile politicamente. E tra l'altro Leone X non sarà l'unico Papa Medici, perché infatti Giuliano, il fratello di Lorenzo, Giuliano che era stato assassinato durante la congiura dei pazzi, aveva avuto un figlio illegittimo che si chiamava Giulio. E questo Giulio, figlio di Giuliano, diventerà Papa con il nome Clemente VII e proprio sotto Clemente VII avverrà il sacco di Roma. Quel sacco di Roma da cui il parmigianino scapperà. Quindi il parmigianino era a Roma, era andato a Roma e era lì, poi quando c'è stato il sacco di Roma, poi lui non si sentiva più sicuro ed è andato via. In quel momento era Papa Clemente VII, che era l'altro Papa Medici, cioè Giulio, figlio di Giuliano de' Medici. Tuttavia a questo punto a Firenze c'erano degli esponenti minori, diciamo, dei Medici, anche perché la casata in senso stretto si era sempre più portata verso Roma, dove c'era Papa Leone X. E quindi cosa rimane a Firenze? Questi, tra virgolette, medici minori. A un certo punto c'è in carica a Firenze un certo Alessandro de' Medici, che però era un incapace, ma a quanto pare era una persona che si comportava anche in modo molto strano, era una persona che sembrava quasi a volte non comportarsi in modo del tutto, come dire, del tutto sano, ecco, ballava per le strade, faceva cose strane e venne comunque assassinato nel 1537. E a lui succede Cosimo I, che non è da confondere con Cosimo il Vecchio, perché si direbbe se Cosimo I sarà il primo, no, il primo in vero senso era Cosimo il Vecchio, quindi il nostro nonno, il figlio di Giovanni di Bicci, quindi quello che per primo ha dato vero lustro alla casata dei Medici. Questo è Cosimo I. E Cosimo I era il figlio di Giovanni dalle Bande Nere, che era un Medici, perché derivava dal ramo detto popolano, ovvero il primo Cosimo, allora c'è Giovanni di Bicci, Giovanni ha dei figli, Cosimo e Lorenzo, che all'inizio del video avevo detto questo qui non è Lorenzo il Magnifico, Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Vecchio, detto anche Lorenzo il Popolano. Ecco, pure da lì è partito un ramo dei Medici perché queste persone si sono sposate, hanno avuto figli e così via. E quello era il ramo detto popolano. Giovanni dalle Bande Nere arriva da lì e il suo figlio è Cosimo I. E Cosimo I riprende il controllo di Firenze, ma a questo punto non è più un cittadino pari tra i pari, ma è il vero duca di Firenze. E qui direi che ci fermiamo con la grande biografia della casata dei Medici, i Medici di Firenze. Che dire, è un bel video lungo. Io vi ringrazio veramente tantissimo di averlo visto e di essere stati con me fin qui. Cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Se sì, fatemelo sapere, lasciandomi un mi piace, lasciandomi un commento e nei commenti ditemi un po' cosa ne pensate di questi Medici, di questa famiglia Medici. Io vi ringrazio tantissimo perché questo video è stato veramente tosto, quindi vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui
e vi invito, se questi argomenti vi piacciono, a iscrivervi al canale. Il canale tratta di arte, musica e letteratura e questo è stato un video un po' particolare, è stato un video praticamente storico, mi sono anche mossa in un campo che non è prettamente il mio perché io non sono uno storico, va bene, però come dicevo in apertura, secondo me può essere interessante avere un excursus di massima su questa famiglia di mecenati, perché parlando di arte, di tanto in tanto i medici rientrano perché hanno fatto il patronato qui, mecenati lì e così via. Commissionato questo, commissionato quello. Quindi secondo me è comunque bello, può essere interessante avere così una visione d'insieme almeno della parte, come dire, del nocciolo duro della dinastia dei Medici, proprio perché interessa a livello artistico. Il canale in sé parla di arte, di musica e di letteratura e quindi se vi va di integrare un po' di queste arti anche mentre fate altro, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!